Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo coprispalle che è davvero facile, facile, veloce, veloce da fare. 2 pomeriggi al massimo, è proprio velocissimo e anche alla portata di tutti, anche le più inesperte possono cimentarsi per questo progetto. Vi lascio il video. Per questo progetto ho usato il filato Ecodonni della Tessiland nella variante arancio. Per lavorarlo ho usato un uncinetto del 5,5. Poi avremo bisogno di qualche marcapunto, 1 metro da sarta, un ago da lana. Io, siccome il filato è grosso, userò questo con la cruna di silicone, e delle forbici. Per quel che riguarda la costruzione andremo a lavorare in questo modo. Praticamente costruiremo un rettangolo con le misure. Io ho preso la misura da polso a polso, quindi ho montato con questo filato, questo uncinetto alla mia mano, ho montato 191 catenelle per un totale di 142 centimetri. E per quel che riguarda l'altezza dovremo prendere in considerazione la semicirconferenza del giro manica, cioè tutta la circonferenza completa. Io ho aggiunto qualche centimetro e quindi in base alla vostra circonferenza del giro manica, cioè lo scalfo manica, farete la vostra striscia. Io ho già lavorato una prima parte che misura 19 centimetri, quindi 19 19 faranno un totale di 38. La striscia che ho lavorato è questa. Misura 142 per 19. L'ho lavorato a punto rete alternato. Ora vi farò un campione del punto, dopodiché quando ho fatto il campione del punto e dopodiché vedremo come lavorare per lasciare l'apertura del collo e continuare a fare il pezzo mancante di questo coprispalle. Iniziamo con il campione. Per fare questo punto abbiamo bisogno di un numero dispari di catenelle, quindi per questo campione ne monterò 21. Fatte le 21 catenelle, ne aggiungo una per girare, entro in quella precedente, quella che ho realizzato in precedenza con un punto basso, e salgo con un altro punto basso. Questo sarà il punto che andrà a sostituire il nostro primo punto alto. Ripeto, io lo faccio così perché mi trovo bene, mi lascia i bordi lineari, però voi fate il primo punto come siete abituati. Se siete abituati punto basso 2 catenelle, 3 catenelle, 2 catenelle, come meglio credete. A me dà più soddisfazione questo tipo di lavorazione. Sicché abbiamo detto che con questo sistema abbiamo fatto il nostro primo punto alto. Ora faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella successiva. Di nuovo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto una di base e vado in quella dopo. Catenella, ne salto una di base, entro in quella dopo, faccio un punto alto. Praticamente è tutto così. Faccio una catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella dopo e faccio un punto alto. Catenella, ne salto una, entro in quella successiva, punto alto. Catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella dopo, punto alto.
catenella, ne salto una, entro in quella successiva, punto alto e finisco la riga in questa maniera. E qui sono arrivata all'ultima catenella, lavoro l'ultimo punto alto. Ora gireremo il nostro lavoro, facciamo il punto che andrà a sostituire il nostro primo punto alto, e per fare la rete alternata dovremo lavorare anche il punto successivo con un punto alto. Quindi nelle righe pari inizieremo e finiremo con 2 punti alti, nelle righe dispari invece avremo punto alto, catenella. Quindi una volta fatti i nostri 2 punti alti faccio una catenella, salto il punto alto, entro nell'archetto formato da una catenella con un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto questo punto, entro nell'archetto, punto alto, catenella, salto il punto, entro nell'archetto, punto alto, catenella, salto il punto alto, entro nell'archetto e faccio un punto alto. Praticamente le righe pari andranno lavorate tutto in questo modo. Qui sono arrivata alla fine, quindi farò una catenella, entrerò nell'ultimo archetto con un punto alto e andremo a finire lavorando l'ultimo punto alto disponibile con un altro punto alto. E abbiamo fatto la riga numero 2. Ora ripartiamo con la riga numero 1, quindi facciamo quello che andrà a sostituire il nostro primo punto alto, una catenella di separazione, salto questo punto, entro nell'archetto formato da una catenella e faccio il punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto il punto, entro nell'archetto, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto, punto alto, catenella, vado direttamente nell'archetto, punto alto. Praticamente il lavoro che andremo a fare sarà tutto questo. Facile, facile, facile. Arrivata alla fine mi ritrovo con 2 punti alti, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, salto questo punto alto, entro nell'ultimo e faccio il punto alto. Ecco, questo è il nostro punto rete alternata. Ora prendiamo la nostra striscia. Dalla nostra striscia dovremo prendere l'apertura del collo, quindi cosa facciamo? Prima di tutto calcoliamo la metà e lo portiamo bene a pari e marchiamo il centro. Dopodiché voglio fare una scollatura un po' ampia, vado a marcare 17 cm per parte, quindi una scollatura di 34 cm. Una volta ricavata la scollatura andremo a contare quanti punti abbiamo tra il marcapunti più a destra e il marcapunti più a sinistra, no, perché poi dovremo fare altrettante catenelle. Vediamo come. Quindi riprendiamo il nostro lavoro. Punto basso su punto basso, qui abbiamo subito l'archetto, quindi facciamo un altro punto alto,
e vado a lavorare punto alto catenella fino al primo marcapunti, fino a qua. Ci vediamo quando sono arrivata qua. Sono arrivata al mio primo marcapunti, tolgo quello centrale perché non mi serve più, mi serviva solo per fare il centro, lascio quello dell'altra spalla ovviamente, se no non ho più riferimento, e vado a fare tante catenelle quanti sono i punti dal primo all'ultimo marcapunti. Nel mio caso sono 43, quindi vado a fare 43 catenelle. Una volta fatte le 43 catenelle, andiamo con un punto alto dove abbiamo l'altro marcapunti. Prestiamo attenzione di tenere la catenella bella dritta, di non farla girare, altrimenti dovremo disfare e rifare da capo. Quindi sono entrata con un punto alto dove avevo l'altro marcapunti e vado a lavorare appunto rete alternata fino alla fine della riga. Finita anche questa riga ci troviamo in questa situazione. Abbiamo praticamente costruito la scollatura. Ora ripartiamo col punto rete alternata, quindi facciamo il nostro primo punto alto, qui abbiamo il punto alto successivo, quindi dobbiamo saltarlo, facciamo una catenella e lo saltiamo, entriamo nell'archetto. Sono arrivata a questo punto, ho lavorato l'ultimo archetto, ora faccio una catenella di separazione, salto il punto alto, entro nella catenella con un punto alto, catenella di separazione, salto una catenella, praticamente vado a lavorare come se fosse la prima riga di lavorazione. Aggiungo una catenella di separazione, salto una di base, entro in quella successiva e faccio il punto alto, catenella di separazione, salto una, entro in quella dopo con un punto alto e vado avanti a lavorare così. Sono arrivata al penultimo punto, quindi faccio catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro nell'ultima catenella disponibile, catenella, filo sull'uncinetto, salto il punto alto e vado avanti a lavorare appunto rete in questa maniera. A questo punto dobbiamo lavorare tante righe quante sono queste centrali, perché quella in mezzo, quella dove c'è la scollatura, non la calcoliamo, quindi conteremo queste righe. Nel mio caso sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Ci vediamo quando ho finito le mie 13 righe. Una volta terminato il mio pezzo, ovviamente grande, non ci sta tutto nell'inquadratura, non ci provo nemmeno, ho calcolato quella che è la chiusura delle maniche. Quindi cosa ho fatto? Ho preso il mio pannello, l'ho piegato a metà come nella stessa maniera che abbiamo fatto per ricavare l'apertura del collo. Dopodiché ho calcolato la semicirconferenza seno e ho aggiunto un paio di centimetri. Quindi in tutto ho calcolato un'apertura di 52 centimetri. Dalla metà praticamente ho misurato 26 da una parte e 26 dall'altra. Quindi ora andiamo a chiudere le nostre maniche. Ripieghiamo il nostro coprispalle. Ripieghiamo il nostro coprispalle. Io dall'ultimo giro che ho fatto ho lasciato la codina un po' lunga, così almeno
non devo nasconderne un'altra, userò quella codina per cucire. Prendo il mio ago e vado a cucire. Quindi entro nella costina esterna di tutti i punti. Qui è l'inizio dove ho fatto le catenelle, entro dove ho eseguito il punto praticamente. Ovviamente dovremo far combaciare i punti, quindi qui ho la catenella, entro nella costina esterna della catenella, sia da un pannello che dell'altro. Qui ho il punto, costina esterna del punto, costina esterna del punto. Qui ho la catenella, prendo la costina esterna della catenella e la costina esterna della catenella dell'altra parte di manica. Costina esterna, qui dove ho lavorato il punto, prendo la costina più in alto, costina esterna, costina esterna, costina esterna, costina più in alto, ma è quella esterna, quella più visibile, quindi andiamo a prendere questa e andiamo ad unire tutti e due i segmenti delle maniche in questa maniera. Ci vediamo alla fine delle cuciture. Ho finito tutte e due le cuciture, adesso andiamo a vedere il risultato sul manichino. Ed ecco il lavoro finito. È veramente molto gradevole da vedere e facilissimo da lavorare. Detto questo, non aggiungo altro, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione ed invitarvi ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video!